Ciao a tutti ragazzi, io sono Lauri Bart. Oggi vi do qualche consiglio sull'acquisto di una bicicletta usata. La prima cosa da verificare prima di acquistare una bicicletta usata sicuramente è la taglia, quindi prima di innamorarsi della bicicletta in negozio o da un privato e verificare se la misura del telaio corrisponde con la vostra altezza. Come facciamo a vedere se la bicicletta va bene per la nostra altezza? È molto semplice, si va sul sito internet del produttore della bici, c'è la scheda tecnica con la misura delle taglie e in base alla nostra altezza vediamo il range, se ci stiamo dentro la taglia M, taglia L, taglia XL eccetera. Sui telai c'è scritto la taglia, lo potete trovare in questa zona qui del telaio, ad esempio su questa bici da corsa indica 55 cm e di qua su questa mountain bike taglia M. Se si tratta di una bici da corsa le cose da vedere sono il telaio, se ha qualche crepa ci guardiamo bene con attenzione, questa zona qua dello sterzo sia sopra che sotto, controlliamo qui sotto, controlliamo i forcellini in fondo se hanno crepe. Anche la zona sotto il telaio controlliamo se ha crepe, in questa zona qua, di maggiore sforzo. Si controlla anche la forcella se ha qualche crepa ed infine se abbiamo un manubrio in carbonio o un attacco manubrio in carbonio verifichiamo con attenzione se c'è qualche segno sul carbonio, diciamo che il maggiore sforzo da questa zona qui, se vediamo qualche crepa oppure no. Un'altra cosa da verificare è la guarnitura, se ha qualche segno di usura, tipo questa zona qua dove c'è lo sfregamento con la scarpa, più o meno ti dà anche un'indicazione dell'utilizzo della bici, se è stata utilizzata da uno che prende la bici saltuariamente o da uno che usa la bicicletta quotidianamente. Poi verifichiamo lo stato di usura della trasmissione sia della catena che della pacco pignoni, se il cambio ha ricevuto qualche botta, qui ad esempio c'è un segno, qui una caduta c'è stata sicuramente, quindi verifichiamo che il cambio funzioni bene e che il forcellino sia allineato. Verifichiamo che le ruote girano bene senza sfregamenti sul pattino freno, in questo caso questa ruota è dritta e va bene. Qui invece abbiamo lo stato di usura del copertone un po' troppo accentuata, quindi praticamente il copertone si è squadrato, non è rotondo e sicuramente da sostituire, quindi vi mettete d'accordo con il negoziante oppure con il privato per la sostituzione oppure con un po' di sconto. Poi chiaramente una cosa molto importante è la provenienza della bici, da dove viene, se magari il precedente proprietario ha un documento che rilascia la provenienza della bici sarebbe meglio averlo o richiederlo, perché ci sono delle bici che magari sono delle copie cinesi, voi magari comprate una Specialized di alta gamma e poi magari è una bici taroccata, quindi è meglio vedere dopo la misura dell'altezza sella, verifichiamo da dove viene la bicicletta, la provenienza. Nel caso della mountain bike le cose da verificare sono la forcella, se lavora bene, se ritorna bene, che gli steli della forcella non siano sporchi di olio, quindi non ha perdita la forcella, e che i paraoli siano integri. Stessa cosa vale per l'ammortizzatore posteriore, verifichiamo che non ci siano perdite di olio e che non ci siano dei giochi tra ammortizzatore e telaietto. Quindi magari se noi prendiamo la sella, tiriamo su e sentiamo se ha il gioco tra ammortizzatore e telaio. Anche qui verifichiamo che non ci siano crepe sul telaio, nella zona del canotto sterzo, sia sopra che sotto, in fondo al movimento centrale, nella parte posteriore dei forcellini, in questa zona qui di collegamento, questa. Verificate l'usura delle pasticche freno, se hanno materiale sufficiente per frenare, come in questo caso che sono abbastanza nuove, quindi sono ancora efficienti. Anche sulla mountain bike verifichiamo l'usura della catena della trasmissione, c'è un mio tutorial che spiega come si fa a verificare e in più vediamo se le ruote girano dritte e che il cerchio non abbia ricevuto delle botte, quindi lo controlliamo, verifichiamo che non abbia una botta, una piega. Questo è molto importante perché magari
Se volete montare dei tubeless sarà faticoso fare il montaggio, quindi verifichiamo bene che sia di qua che di là del cerchio non ci siano delle botte. Altra cosa da verificare è che non ci sia del gioco tra movimento centrale e pedivelle, quindi noi spostiamo lateralmente le pedivelle e sentiamo se c'è un gioco tra il movimento centrale. Un'altra cosa importantissima, prima di dire sì, ok, mi piace la bici eccetera, provatela, chiedete al padrone se vi fa fare un giro di prova, magari gli date un documento se non si fida, lo provate nel parcheggio, lo provate se è possibile anche sopra dei marciapiedi, se si tratta di una mountain bike, sentite se lavora bene la bicicletta. E nella bici da corsa stessa cosa, la provate, sentite se il cambio risponde bene, sentite se la bicicletta curva bene e frena bene. Un'altra raccomandazione: se acquistate una bicicletta da un negoziante sicuramente vi dà un po' più di garanzia, cioè nel senso che se la bicicletta ha qualche problema ritornate subito il giorno dopo che l'avete provata e dite il difetto. Sicuramente il negoziante, se è un negoziante serio, vi sistemerà la bicicletta. Se si tratta di un privato avete questo problema tra virgolette perché non è un meccanico, quindi magari lui dice portala dal meccanico a ripararla, magari facciamo metà per uno, dipende dalla persona se è seria o no, se vi viene incontro oppure no. Spero di esservi stato d'aiuto anche su questo tutorial, mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi, sono in Francia e ho scoperto per caso una fast track bellissima. No, guarda che bella, guarda, no, divento matto.